Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vi faccio vedere nessuno spacchettamento e non prendiamo in mano nessun oggetto concreto. Nella realtà dei fatti oggi vi faccio un video un po' particolare perché vi faccio vedere la funzionalità di un'applicazione che, cosa molto importante, va ad integrarsi nella nostra app EWeLink, quella che usiamo per gestire tutti i sonoff e quant'altro. Si tratta dell'app EWeLink Camera che trasforma un vecchio telefono magari scassato, vedete, tipo questo che ha il vetro bello rotto, o un normalissimo telefono che non usate più, in una camera di sicurezza, comunque una camera che voi potete consultare all'occorrenza, ma anche un telefono di quelli che usate quando uscite, perché io ad esempio utilizzo questa applicazione con il telefono di mia moglie, siamo camperisti e giriamo col camper col cane. Spesso capita di lasciare il cane nel camper, quindi cosa faccio? Prendo il telefono di mia moglie, che ha la sua scheda con la sua connessione che è indipendente, attivo l'app EWeLink Camera e lo uso per guardare da remoto, quando siamo via, cosa fa il cane dentro il camper. Questa è un'idea che vi do, ma gli utilizzi possono essere infiniti. È un'app che potete lasciare anche sempre aperta, ovviamente bisogna lasciare il telefono alimentato, magari si può mettere un son off che ne regola la carica, quindi che gestisce la carica della batteria magari 2 o 3 ore al giorno, in modo da non farlo esplodere. È un'app che può trovare moltissimi utilizzi. Ora ve la faccio vedere, ma prima di andare avanti mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vanno 2 secondi del vostro tempo, siete in tantissimi a guardare i miei video e la maggior parte non siete iscritti. Non vi costa niente e mi fareste un grosso favore. Bene, avete schiacciato? Vi siete iscritti? Sì? Allora andiamo avanti col video. Vi faccio vedere l'applicazione nel dettaglio e la proviamo insieme. Perfetto, quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del nostro smartphone principale, dove abbiamo la nostra app EWeLink principale con tutti i nostri dispositivi, e lo lasciamo un attimo da parte. Ci concentriamo ora sul dispositivo che abbiamo scelto per renderlo una camera virtuale. In questo caso vi faccio vedere l'opzione con quello intero, così è un po' più leggibile, ma potete farlo, come dicevo prima, anche con uno smartphone scassato. L'importante è che abbia la cam anteriore o posteriore integra. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è andare su Play Store, cercare l'app che si chiama EWeLink Camera, questa qui, con questo simbolino qua con il cerchio centrale e i 3 colori con la freccia arancione verso il basso, e la installiamo. Ok, l'app ha finito di installare, la apriamo, diamo tutti i consensi che vengono richiesti, perché ovviamente l'app deve avere accesso alla fotocamera e al microfono. Arrivati a questo punto, i dati che dobbiamo mettere qui come EWeLink account e password sono quelli della nostra app, del nostro account principale che usiamo per gestire tutti i dispositivi. Quindi dopo aver messo i dati facciamo il login. E voilà, lui entra già in modalità camera e vedete che automaticamente mi sta facendo vedere nel riquadro quello che sta inquadrando la camera, in questo caso posteriore, dello smartphone. Vi faccio vedere velocemente le 4 opzioni che ci sono, semplicissime. Allora, Low Power Mode serve a ridurre la luminosità del display, perché comunque vi ricordo che questa applicazione non può essere usata in modalità spia, quindi va lasciato il display attivo. Se bloccate il display o uscite dall'app si interrompe la trasmissione all'altro smartphone, quindi va lasciato così in modalità operativa. Abilitando questa opzione si riduce la luminosità del display e quindi il consumo. Chiaramente se va lasciato per tanto tempo conviene lasciarlo in carica. Poi abbiamo la possibilità di registrare localmente. Nelle modalità di registrazione possiamo impostare la durata massima. Nei settaggi generali possiamo scegliere se usare la fotocamera posteriore o frontale, quindi in questo caso switcha e inquadra da quella anteriore. Ovviamente la qualità si abbassa, però magari se avete un telefono con la camera posteriore scassata potete anche usare quella frontale. Possiamo anche decidere se abilitare l'uso del microfono o meno, se abilitare la protezione dal riscaldamento, e possiamo eventualmente anche connettere dei dispositivi Bluetooth. Nel profilo abbiamo semplicemente risposta a delle domande, delle frequently asked question, o tutti i collegamenti per scaricare l'app principale EWeLink o per fare l'aggiornamento della stessa. Cosa facciamo adesso? Abilitiamo ad esempio il profilo a basso consumo, quindi Low Power Mode. Lui ci ricorda che lo schermo verrà abbassato di luminosità e che per farlo tornare alla luminosità normale dobbiamo fare un doppio tap. Confermiamo.
vedete che si abbassa la luminosità, diventa veramente molto leggera. Quindi in questo momento abbiamo la EWI-Link camera virtuale abilitata e funzionante. Ora vi faccio vedere semplicemente come visualizzarla. Se prendiamo il nostro telefono principale, riapriamo l'app EWI-Link, vedete che qui nell'alto a sinistra compare un nuovo dispositivo che si chiama EWI-Link Camera 77DD. Se io apro il dispositivo, fa il caricamento. Ok, vedete che si apre immediatamente quello che sta riprendendo il telefono. In questo caso l'ho messo in modalità orizzontale, se l'avessi messo in verticale mi faceva vedere l'anteprima in verticale. Vedete che sta trasmettendo a 240k 260 al secondo con 18, 20, 30 fps, quindi una buona trasmissione. Ovviamente dipende dalla connessione che ha il dispositivo, tra virgolette, di camera virtuale, perché se siete sotto una rete wifi veloce va bene, se siete con 4G o più va bene, se magari avete una connessione lenta in 3G o ancora meno, sicuramente potrebbe essere meno fluida l'immagine. Però vedete che in questo caso io mi muovo e l'immagine è veramente veloce, in tempo reale. C'è un lag minimo, vedete? Nell'ordine del mezzo secondo forse, però molto accettabile. Ci dà qua in anteprima sopra il livello di carica della batteria del telefono che sta riprendendo, vedete me la segna al 98%. Cos'altro possiamo fare? Possiamo abilitare la visione in HD o in SD premendo questo tasto, quindi se abbiamo problemi di connessione possiamo metterla in modalità SD, vedete che la qualità scende notevolmente. Rimettiamolo in HD e mettendolo in HD, premendo il tasto per allargare l'immagine, possiamo vedere lo schermo intero in questo modo. E non è niente male. Chiaramente la qualità della ripresa dipende anche dalla camera dello smartphone. Io sto usando uno smartphone che è un vecchio Samsung J5 di mia moglie, quindi niente di eccezionale, però vedete che ha delle buone immagini. Chiaramente non abbiamo la visione infrarossa, perché se io adesso spengo le luci banco off, ok, vedete che questo è un ambiente con un minimo di illuminazione, la camera continua a riprendermi a colori per quello che può, ma nel caso fosse completamente buio non vedete praticamente nulla. Quindi se dovete registrare in una condizione di buio bisogna illuminare l'ambiente. Cosa possiamo ancora controllare? Abbiamo la possibilità di parlare e ascoltare quello che succede nell'ambiente avendo accesso al microfono e all'altoparlante del telefono. Quindi se abilito questo tasto vicino alla scritta HD, sento automaticamente nel mio telefono quello che sta percependo lo smartphone che registra. Posso addirittura parlare, in questo caso adesso sentite l'eco, ma io sto trasmettendo dal mio telefono con l'app EWI-Link a quello che sta registrando con la camera. Quindi diventa a tutti gli effetti una camera con anche l'audio bidirezionale. Se premiamo nelle impostazioni qui sopra con i tre puntini possiamo semplicemente cambiare il nome alla nostra camera, che possiamo chiamare Cam J5, dare una posizione che può essere la solita che diamo ai nostri dispositivi che abbiamo dentro l'app EWI-Link, usciamo, torniamo indietro e null'altro. Qui sotto c'è un joystick per muovere l'inquadratura, ma ovviamente non funziona perché non è una camera motorizzata. Questa è la stessa interfaccia che si usa anche nelle camere EWI-Link, quelle fisiche, che quindi magari hanno il motorino per controllare il movimento. Di queste camere ne potete aggiungere solo una se avete l'app EWI-Link in modalità free, quindi non a pagamento. Se avete la versione a pagamento potete aggiungerne di più. E ora vi faccio vedere che potete anche visualizzarla da web. Ok, quindi nell'interfaccia del nostro EWI-Link versione web, che ovviamente vi ricordo è disponibile solo per chi ha il profilo Pro a pagamento, vediamo tutti i nostri dispositivi, che vedete tra l'altro è molto carina. Questa è in modalità dark, questo è in modalità normale, io la tengo in dark. Tra tutti i dispositivi troviamo anche Cam J5. Se io clicco qui, in automatico mi si apre la finestra e posso visualizzare quello che sta riprendendo adesso la telecamera. Ora vi parlo attraverso la camera dello smartphone, ma l'audio che sentite è quello registrato invece dal Rode. Abbiamo quindi varie possibilità per utilizzarla sia tramite app sia tramite web se avete il profilo a pagamento, con dei risultati che a spesa zero sono assolutamente fantastici.
Perfetto, ve l'ho fatta vedere, è veramente basilare, è gratuita finché utilizzate un solo dispositivo, come avete visto diventa a pagamento per vedere più dispositivi, ma secondo me è molto comoda, ce l'avete lì a disposizione, quando serve l'attivate e non è niente male. Chiaramente, come abbiamo visto nel video, potete usare un telefono in mobilità col 4G, o se lo lasciate fisso in un'abitazione, un ufficio, quello che è, potete anche usare una rete wifi, quindi in quel caso non serve neanche la SIM all'interno, basta avere un telefono che si connette al wifi, installate l'app WeLink Camera e siete a posto. Io spero che il video vi sia piaciuto, in quel caso mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale, vi ricordo di seguirmi su Instagram perché metto sempre tutte le anteprime dei video che stanno per uscire, trovate anche tutti i miei video e i link degli oggetti in essi contenuti nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli, e trovate anche tutti gli oggetti nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera. Guardatevi le dirette perché ogni settimana vedo che ne stanno arrivando delle belle. Ciao da Massidattoli!